Buongiorno mondo, risveglio con la paletta delle mosche. Allora, oggi siamo già operativi. Ieri sono andato a cambiare le gomme, ma non vi ho portato con me. Gommata nuova, tutte e quattro, fatto convergenza, fatto tutto, quindi è top. Le ho cambiato il filtro gasolio, che era del 2014, quindi direi un po' vecchietto. Il filtro dell'aria ci diamo una spruzzata con il compressore. Olio e filtrolio l'ho cambiato anche quello ieri, quando ho fatto le gomme, ho fatto tutto. Mi è rimasto da cambiare il termostato, perché la temperatura non va come deve andare. Ce l'abbiamo già qua. Poi lì abbiamo un altro bel kit per un po' di musica decente, che si sente malissimo, non c'ho Bluetooth. Andiamo ad operare con il termostato. Per il termostato bisogna rimuovere la batteria perché è lì sotto, quindi togliamo tutto questo in modo che lavoriamo più comodi. Con la macchina di mio suocero non abbiamo ancora finito, perché mi mancava una chiave che mi è arrivata, ora ve la faccio vedere, che è questa, una chiave inglese, niente di particolare. L'unica particolarità è che è una 36 così, io ce l'ho a bussola chiusa e a bussola chiusa non mi andava bene. Ho dovuto prendere quella aperta, ma serve anche un altro aggeggio per tenere ferma la puleggia, se no non riesce a svitare quel bullone, che arriva oggi. Quindi nell'attesa, mentre Jessica sistema il camperozzo, io mi cambio il termostato e poi andiamo avanti con quella di Corrado. Rimossa la batteria e il portabatteria, siamo a questa situazione. Il nostro termostato è qua, ma ora, visto che non l'ho mai cambiato su un appunto, ci prendiamo il nostro campione nuovo e capiamo la sua forma come deve essere, che è così, e capiamo che ha solo due bulloni, che sono uno qua e uno qua sotto. E poi ci serve la fascetta Bandwidth, ma noi ci mettiamo una fascetta normale per tenere il tubetto là sotto. Poi sopra anche ci mettiamo una fascetta, e poi c'è quel tubetto lì e l'altro tubetto dietro. Ok, sì, ci siamo. Inizia lo smontaggio. Non è stato facile, ma abbiamo rimosso il vecchio termostato. Vi faccio vedere il problema del termostato qual è. Questo è il nuovo e questo è il vecchio. Praticamente rimaneva sempre aperta la molla che c'è dentro, e quindi questo cosa fa? Praticamente fa che di qua c'è il radiatore e di qua il motore. Cosa succede? Quando tu accendi da freddo il motore, la molla tiene chiuso il passaggio del radiatore, circola il liquido solo dentro al motore, quindi si scalda prima. Una volta che raggiunge una certa temperatura, cosa succede? Questa molla, che sarebbe quella, pian pianino si apre e inizia a mischiarsi il liquido di raffreddamento che c'è nel motore con il liquido che abbiamo nel radiatore. A questo punto cosa succede? Il liquido del radiatore va nel motore, che è freddo, va a miscelarsi con quello più caldo per mantenere la temperatura del motore costante. E questo a cosa serve? Tanti lo tolgono, tanti non lo riparano. Rimane sempre la lancetta del raffreddamento giù, quindi rimane il motore freddo. Gli fa male al motore rimanere sempre freddo. La centralina rileva che il motore è a basse temperature, quindi manda più gasolio, quindi abbiamo problemi di fumo nero probabilmente, e comunque una miscelazione non completamente perfetta, più grassa se vogliamo essere più tecnici, ecco. Quindi andiamo a consumare più gasolio, perché butta più gasolio in camera di combustione, il motore lavora freddo e non gli fa bene, cioè, se l'hanno messo c'è un motivo, il motore deve lavorare a una certa temperatura. Quindi questo, quando dà problemi, va sostituito e non rimosso. Alcuni modelli qua non si può perché è tutto un blocco. Alcuni modelli basta togliere tipo il pezzo di ferro e si toglie solo quel cappellottino lì con la molla e si cambia quello. Tanti lo fanno, lo tolgono, lo chiudono di nuovo senza quello e il liquido raffredda sempre e c'è sempre in circolo il liquido, ecco, senza che c'è questa molla. Fosse una macchina da rally potresti anche toglierlo, perché la scaldi tanto che poi rimane sempre caldo, va anche bene, ma anche lì deve avere le sue temperature, quindi va messo e va sostituito quando è rotto. Ora puliamo la nostra basamento e tutto e andiamo a mettere il pezzo nuovo. Termostato montato, abbiamo stretto tutte le fascette messe nuove, andiamo a rimettere supporto batteria e batteria, riempiamo di liquido di raffreddamento e mettiamo in moto, facciamo scaldare finché non riusciamo a fare lo spurgo, che questa si autospurga, normale macchine nuove bisogna farla solo scaldare che si riempie tutto il circuito bene. Vamo. Buona Cico, livello motore siamo a posto, devo metterci il liquido che dopo lo vado a prendere. Prima ho cambiato già la radio,
funziona. Ora andiamo a cambiare le casse perché davanti gli avevano messo sti affarini che erano ridicoli, si sentivano male di più. Allora ho preso una linea Audison, un 2 vie con tweeter e woofer, c'è il tweeterino qua che lo andiamo a posizionare qua col suo supporto, il suo woofer e i suoi crossover con del woofer e del tweeter, così almeno sull'anteriore abbiamo un po' di musica che si ascolta bene. Non che devo avere chissà che impianto, ma prima non potevi sentivi di più il telefono che la radio. Quindi facciamo questo e poi andiamo a prendere il liquido. Twitterini messi, altoparlanti anche. Ora top number one, si sente da Dio. Metto un pezzettino di canzone, ma poco perché sennò poi ci danno il copyright, quindi top, si sente bene. Bell'impiantino, vabbè, due casse, due tweeter, quei wooferini regolati abbastanza bene con la radio per quello che può fare, che è una radio a 25 euro presa su Amazon, quindi voglio dire va più che bene. Ora chiudiamo tutto, sono arrivati i pezzi della macchina, quindi andiamo, o vado un attimo a fare quello e poi vado a prendere il liquido, non lo so, ora organizziamo, vediamo come fare. Niente, quindi la decisione presa è: andiamo in bici dal Cino a prendere il liquido del radiatore per la macchina, così la finisco e poi basta, e poi vado avanti con quella di Corrado, perché comunque dovrei spostare la mia per portarla vicino al carretto, vicino alla sua macchina che ha tutti gli attrezzi, non posso spostarla perché è senza liquido, quindi completiamone una e poi andiamo avanti con l'altra. Bene ragazzuoli, siamo andati a fare la commissione a prendere il liquido di raffreddamento, ma ora dobbiamo andare a mangiare. Jessica porta su a stendere una lavatrice che ha fatto in camper. Andiamo a fare il pranzetto e poi continuiamo con il liquido e con, cioè, finire la macchina alla punta e poi andiamo avanti con quella di Corrado. Cosa ci prepara oggi di buono la signorina Dina? Orecchiette con ragù. Ah, qua, queste orecchiettine, l'acqua bolle, no, ancora no. Il ragù è quello dell'altro giorno che ne avevi fatto una pentolata. Esatto. Ci vediamo dopo quando è tutto lì. Orecchiette ragù pronte. Buon appetito a tutti. Buon appetito. Finito di mangiare sono sceso giù a provare la chiave se andava bene, quella che mi mancava per andare avanti col lavoro, e mi è arrivata quei pistolini un po' più grossi. Ora vi faccio vedere i pistolini cosa sono. Li ho dovuti limare e ora vado a prendere la chiave da 36 in macchina per mollare quel bullone lì che posso andare avanti, ma oggi ho lo scopo solo di mollare il bullone, perché poi devo venire a finire di fare lo spurgo, il cambio del liquido dell'appunto, e poi volevamo uscire un po', già che è sabato, andare in giù, dobbiamo andare a vedere un'area gratuita che c'è qua vicino per fare carica e scarico, e se no comunque dovremmo fare, mi sa, i servizi al camper, che siamo a Tiro. Quindi penso che, visto che alla fine mio suocero non mi ha ancora portato il liquido di raffreddamento, penso che oggi me la prendo di festa anch'io, nel senso che, allora, questa che ha da 36, e prendiamo anche l'altra, quella nera, eccola, ne ho prese due perché ho detto non si sa mai, essendo una macchina americana ha magari le misure in pollici, che in effetti è così, ma la 36 va bene. Allora ho preso una 36 fissa, questa, e questa invece che è regolabile, in maniera che se era in pollici e la 36 non mi andava bene, potevo comunque usare questa regolabile e regolarmi la misura che mi serve. Quindi niente, ora torno dalla macchina, smollo questo bullone che ho il tarlo nella testa e poi vado avanti con la mia, con lo spurgo, così possiamo usarla, perché sennò ora siamo senza macchina, sarebbe assurdo. Ora vi faccio vedere la chiave che ho dovuto ordinare speciale. Intanto arriva anche Jessica lì. Allora, la chiave è questa, che serve, vedete, con le due pistolini che li ho dovuti molare per bloccare la puleggia. Sì, sono riuscito a mollarli. Ora mollo la telecamera un attimo, se no con una mano mette male. Ok, così rimane bloccata, vedete, e ora con l'altra, con la 36, devo mollare il bullone. Lo vuoi fare proprio in diretta? Che mi vuoi proprio far sentire? Vabbè. Che tra l'altro non so
neanche se è un'americanata che magari non abbia il passo al contrario, perché già c'hanno i pollici, questa gira così, no, quindi si avvita, è giusto il senso di rotazione, bisogna essere in due. Devo provare a inserirmi qua dentro perché sono troppo lontano. Vabbè, vediamo se riusciamo e poi vi faccio sapere, così lo aiuto un attimo ad Angelo. È stata un'impresa. È stata un'impresa perché anche col fermo e con la chiave da 36 non riuscivo perché era inchiodato. Per fortuna è venuto mio cognato, gli ho chiesto di prendere un tubo innocente, così mi ha fatto leva, io tenevo bloccato il blocco e lui con la chiave e la leva siamo riusciti a mollarlo. Così abbiamo tirato giù il corpoventola, ora sto tirando giù la pompa dell'acqua. Che lavorone. Sono inchiodato. Il problema è la pompa proprio, si è scuscinettata la pompa. Anche perché tu mi hanno fatto la pompa dell'acqua che deve tenere lo sforzo della puleggia dove ci passa la cinghia in pressione tutto il tempo. Quel cuscinetto lì è normale che si romperà. Cioè, questa c'ha 20 anni che è l'originale, ha tenuto 20 anni. Quella nuova secondo me non durerà mai 20 anni. Come tutti i componenti ormai che si trovano in giro, non solo per questo, in generale. Vabbè, E ora serve la procediamo. 10. Andiamo avanti. Buona Cico, abbiamo avanzato con il lavoro. La punto è pronta. Sono riuscito a fargli lo spurgo, gli ho fatto il rabocco del liquido, messo a livello, messo tutto a posto, l'ho fatto a scaldare fino a 90 gradi, controllando con l'OBD che aprisse il termostato, che tutto funzionasse. Niente, quindi è a posto. Siamo andati a mia suocera, ci siamo fatti una bella doccia per rinfrescarci e pulirci un po'. Ora andiamo a vedere che c'è un'area camper e andiamo a vedere com'è la situazione. Andiamo in macchina che è più comodo e poi se è il caso andiamo a fare carica e scarico col camper. Allora, siamo andati a vedere l'area ed è ok. Ora sono venuti all'Eurospin a comprare qualcosa per cena perché forse non ci sono i miei suoceri, quindi ci arrangiamo noi in camper. C'ho già la telecamera e le fragole io. 3,99 un chilo. E Jessica c'ha male al braccio. Ha preso il pane, la carnina per stasera, i limoni, finocchi, stracciatella, salamine e poi già qualcosa qua sopra. Vabbè, se no spengo la telecamera e prendo qualcosa in mano. E io devo fare il videomaker, No, ho capito, ma io c'ho male al braccio. E allora non prendiamo più niente. Così facciamo prima. Siamo tornati alla base. Carichiamo la spesa e andiamo a fare già il carica e scarico, così intanto ce lo togliamo di mezzo. Perché se domani poi devo andare avanti col lavoro della macchina di Corrado, almeno l'acqua ce l'abbiamo. Giusto? Già che ora non abbiamo da fare niente, uniamo l'utile al dilettevole. Siamo arrivati nel carico e scarico qua, che c'è anche la corrente. Facciamo carica e scarico e via, così siamo tranquilli. Così siamo a posto, vediamo se riusciamo. Tac, così. Ci vediamo poi tra un po', quando abbiamo finito di fare carica e scarico, tanto è inutile che lo facciamo vedere. Sempre le stesse cose. A tra poco. Tornati alle origini. Siamo tornati alla base. Abbiamo fatto uscire il pippotto. Un po' di tranquillità ora. Tanto mia suocera non c'è, mio suocero neanche, non c'è nessuno. Stasera facciamo casa su 4 ruote. Un po' di relax. Poi se no. Sbrocchi. Abituati. Siamo troppo abituati per gli affari nostri. La nostra libertà non ha prezzo. prezzo. Tu Bernice sei arrabbiata che ci dai le spalle? Ci hai messo di spalle? Sì. Sei arrabbiata? Forse perché l'ho fatta alzare dalla cuccia Sì. davanti. Non volevo. Non voleva perché l'ho fatta svegliare. Stava dormendo, stava sognando che correva coi cagnolini, che faceva tutte le cose belle. Aspetta che si gira. Cosa state parlando di me? Buona Cico, è arrivata l'ora della cena. Jessica ci ha preparato la cenetta. Nel mentre abbiamo fatto un po' di cazzeggio, si può dire? No, mi sono dimenticata di fare i finocchi. No, vabbè. No, uno veloce lo faccio. Dai, si fa il finocchiettino buono. Abbiamo fatto un po' di ciccia che abbiamo comprato prima all'Eurospin. Ci stiamo guardando un video di Nicola Balini che ha bisogno della nostra pubblicità perché ha 1 milione di visualizzazioni in 4 giorni. Se non fosse per me che lo pubblicizzo non farebbe visual.
proprio. Bernice ha mangiato, gli piace a Jessica, Nicolò Balini. Niccolò. Nicolò!